l'avvenimento di questo è stato raccontato per decenni. My name is Eric Batteson. In June 1942, I was fighting in Tobruk, and that is where I was taken prisoner. I was taken to a transit camp in Libya and then taken by ship to Italy. We landed at Bari. There were buildings for putting factory machinery and that sort of thing, I suppose. And in those we had wooden bed structures with 3 layers of wooden beds. It was a life with nothing to do. Early in September 1943, we heard in the camp that the Italian government had signed the armistice. We had already decided that if it were possible, we would escape from this place. When the guards left, they went through a gate and they didn't lock it. And we noticed this. This was in the evening when it was, going dark. And having got out of the camp, we did not know, we'd no idea where Sforzacosta was. So we decided that we would get to the mountains as quickly as we could, and we would move then along the mountains, keeping as high up as we could, going south, because we then hoped we would find a safe place to hide until our troops came up. We achieved this by travelling only by night, because we'd no idea that there was anybody who would really help us. When we got to Rubiano, there was a Canadian airman, and we were joined by this Canadian airman, Gordon, and that made us 4. So that's how we came to have the 4 of us, who ultimately moved on and arrived at Colleregnone. We found the people in Colleregnone to be friendly and sufficiently high up in the mountains that we thought it would be a safe area, and so we decided, hopefully, that if we stayed there, our troops would quickly come up Italy and pass by below us, and we would then come down and all would be well. We did stop in a barn which was remote from the village, perhaps 1 mile. Initially, we stayed there, and girls from the village brought us things to eat. But eventually it snowed, and it snowed heavily. And came the time when the people in the village said, well, nobody is going to be able to come up here and find you. So that was the time when they decided that 4 households would each take 1 of us in the house to live with them. I went to the house of the Buratis. Questi qui sotto erano mezzadri, eh? Questi erano mezzadri e dovevano dividere il 50% col padrone. Ed erano 6-7 fratelli. Questi hanno, capito, ospitato un'altra persona e in tutto c'hanno una camera, qui ci stava una camera, una. Eric dormiva nel magazzino.
dove noi tenevamo le derrate, il grano, la roba. Poi non so fino a che punto questi si rendevano conto che rischio ci avevano, ma probabilmente si rendevano conto. Adattava il formaggio e fischiava. Allora non poteva fischiare perché lo sentiva, passava il portalettere, quello che porta la lettera. Allora mio padre gli faceva che se fosse stato zitto, quindi questo fischiava lo stesso. Questo qui è stato l'unico bravo perché gli altri non so chi sono, solo lui è venuto. Ci ha mandato un bacco, ma non mi ricordo che c'era, 4 maglie me le ricordo bene. E ancora una mi sa che ce l'ha, diciamo il rosario la sera, diceva pure lui il rosario, con gli altri, e stavamo insieme. Every evening at some point, Pompilio would say to me, Enrico, I call you Enrico because in Italy there's no such thing as Eric. Enrico, ti scuri qualcosa? I am not a very good conversationalist, even in English, but I had to try, and I said, che cosa ti scuri? And he said, fa niente, ma ti scuri. E così io imparare un pochetto dall'italiano. Stavamo quasi sempre insieme, noi eravamo ragazzi per passatempo, che a sciare con loro, no? Perché compagnia. E sciava lui no, non sciava tanto Enrico. Ci stava uno cordo, gli piaceva tanto, quello. Le scie le facevamo da legno, mica ce l'avevamo con quelle lì, mettiamo una cinta e si partiva. E poi si partiva tutti quanti, un po' uno avanti, uno dietro, tutti stiamo a vedere alla fine che schema. Questi ragazzi che erano giovani, tu consigli che aveva 20, 21, 22, qui sotto c'era 2 o 3 ragazze, no? Tu capisci che insomma è l'età quella particolare, nel senso che pure se non si capivano con il parlare, ma li attirava un po' questi ragazzi, facevano degli scherzi. Parlava con le sorelle mie, gli era imparato a salutare il padrone, lui il padrone tutte le mattine Enrico, gli imparò a salutarlo in italiano e diceva ti prendo un corico, simile a Cutimoni, capito? Allora Enrico la mattina era contento, salutò il padrone in italiano, che sapeva che era imparato una parola italiana, no? E quando si alzò si presentò davanti, mi disse ti prendo un corico pure. Che cosa può male? I remember very well that these girls in Coleragnone persuaded me to say some things to the older people which I did not understand, but which I believe were very rude. And I still do not know what they were. E si è trovati male, si è trovati male, che erano fatti gli spaghetti, per loro gli spaghetti è una cosa che era difficile a mangiarla. Io facevo gli gnocchi e le cose, gli piaceva tanto. Gli gnocchi, la polenta, la bizzava, la mangiava, gli spaghetti, pensavo di imbizzarli uno alla volta, capito? Allora gli era difficile, non era capace a puturarli, ci siamo trovati male, mi disse. Tuttora, ma Eric un giorno stava lì, no quest'anno, 2 anni fa, lei ha fatto gli spaghetti, mi pare, o i maccheroncini, e lui aveva difficoltà a volgere la pasta, a pigliarla per mangiarla. Tant'è che poi ha preso il coltello, l'ha tagliata. Per ordine di duce, stasera senza luce, domani senza pane, e così sia, abbiamo persa Africa e Tunisia. Forse che Tunisia, Enrico? Sì. E anche un altro, per far luce ci vuole l'olio, per fare la guerra ci vuole petrolio, e per perdere la compagnia ci vuole Hitler e Mussolini. Poi quando è tornato lui ci ha fatto le foto, queste foto che abbiamo, chi ce l'aveva la macchina fotografica? Ma qui si stava fuori un po' dal mondo.
1995 e questa casa era stata ristrutturata. E poi la cosa importante è che qui non c'era la strada, no? Perché la strada questa è stata fatta dopo, naturalmente, questi fatti che raccontiamo. Allora quest'uomo che è tornato col suo genero e si è trovato qui davanti casa, si è fermato e mi ha chiesto dov'è Colle Regnone. E lui è rimasto un po' perplesso visto che guardava, ma io non pensavo mai che fosse questo Eric che era stato prigioniero qui dal 48, è tornato la prima volta nel 95, quindi le figlie mi dicono, anche quest'anno mi hanno detto, se gli vuoi fare un regalo a lui, portalo a Colle Regnone. Allora noi gli facciamo questo regalo una volta all'anno, lui è contento, va a vedere la casetta, va a vedere il monumento dei caduti, e qui ce ne stanno due, uno a Montemolo e uno a Tofe, e lui è soddisfatto.